io ho ancora nella testa quelle magari 3, 4, 5 volte nel quale ho fatto degli errori, magari grossi così, il brivido che ho provato, che mi è partito praticamente qua dalla cervicale e mi è arrivato all'osso sacro, proprio attraversando tutta la schiena. Quando senti che fai l'errore, la palla è entrata in porta e sta entrando, proprio il brivido che ti Ci gela credo. è incredibile. Passa dal basement. Bella raga, bentornati al Basement e in questo momento siete qui, siamo insieme, siamo solo noi prima dell'inizio della puntata. Probabilmente se state ascoltando e basta, in questo momento non sapete che cosa io ho davanti ai miei occhi ed è una delle cose che più mi emoziona, perché quelli che vedete qui, quindi li proverò a raccontare a chi ci sta solo ascoltando, sono dei guanti, ma questi sono i guanti del portiere migliore della storia. Gigi Buffon è passato dal Basement, questo vuol dire che sta per iniziare una chiacchierata e quindi approfitto di questo momento in cui siamo solo noi per fare tutte quelle cose tipo mamma mia, Buffon è passato dal Basement, cioè tutto l'entusiasmo del mondo, perché ovviamente io tutte le volte che l'ospite arriva qui cerco un po' di trattenermi, chiaramente gioco a carte scoperte quando dico che sono particolarmente coinvolto. In questo caso Buffon per me, come per tante altre persone, è un simbolo di tante cose, è probabilmente il portiere più forte della storia nel gioco del calcio e più che altro questo è un pezzo clamoroso, il guanto di cui stavo parlando, all'interno del Basement Museum, che chissà un giorno magari diventerà tipo il MoMA, no? Si prende il biglietto e si viene qui. Detto questo, puntata personalmente molto bella, mi è piaciuta tantissimo, un Buffon che mi ha sorpreso un casino, perché ovviamente conosciamo tutti le sue doti, quelle che sono state le sue doti da portiere, però non conoscevo quelle invece da grande oratore in qualche modo, quindi ci ha raccontato un sacco di cose, siamo riusciti anche ad andare in profondità di alcuni aspetti che probabilmente non erano mai stati affrontati così pubblicamente, sia quelli molto belli che quelli invece meno belli di una carriera incredibile e straordinaria. Ancora mi fa impressione dirlo, Buffon è passato davvero dal Basement e direi che quindi è il momento di ascoltare tutto quello che ci racconta nella sua storia. Basement. Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passa dal Basement, questo vuol dire nuova super chiacchierata all'interno proprio del Basement. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, se ancora non l'avete fatto e vi va iscrivetevi a questo canale, fatelo così non vi perdete assolutamente nulla. Se ci state ascoltando anche su tutte le altre piattaforme con cui potete farlo, grandi, continuate a farlo, è una cosa che ci fa sempre un sacco piacere e che fa accadere cose magiche come questa. Devo dirlo, insomma, il Basement ci sta regalando un'emozione dietro l'altra e oggi io sono particolarmente emozionato perché può succedere la cosa che non credevo che sarebbe mai successa, sta succedendo. Gigi Buffon è passato dal Basement. Ciao, buongiorno a tutti, ciao ragazzi. Allora Gigi, grazie, ma grazie proprio tantissimo. È un grande piacere, un grande onore, anche perché ho sentito parlare molto bene di te e di voi. Questo mi fa ancora più piacere, perché è inevitabile, delle volte io gioco subito a carte scoperte, cioè non essere poi coinvolti in qualche modo. Io sulle puntate sportive ho sempre un debole, sulle puntate che riguardano quelli che sono stati poi i miei miti, che lo sono tuttora, ho un debole, cioè veramente come in questo caso rischio di sciogliermi, però questo poi fa anche empatizzare molto con chi ci guarda e insomma il fatto che tu sia qui oggi è veramente un grande onore, un grande piacere, anche perché di cose da raccontare ce ne sono sempre tantissime. Sì, ce ne sarebbero tante. Sì. Guardiamo dove va questo percorso. Tu stai bene? Come va? Tutto a posto? Sì, sto molto bene, sono molto felice in questa nuova versione, insomma, di vita, dopo 29 anni di professionismo, e devo dire la verità, occupo bene il mio tempo, che poi alla fine... credo che questa cosa arrivi nel momento che, da quando poi sei arrivato anche qui, hai subito mostrato un grande entusiasmo, nel senso, proprio tu, come io la prima volta che ti incontro, devo dire la verità, e mi sembra una persona che trasmette subito questa positività, questo entusiasmo. Sì, in linea di massima sì, perché mi piace, diciamo, stare bene con le persone, mi piace creare empatia con le persone, e alla fine credo che le persone si differenzino anche per l'energia che trasmettono, Sì. ecco. E quindi cerco di circondarmi il più possibile di persone che mi trasmettono energie positive. Questo è fondamentale, filosofia che sposiamo assolutamente un casino e che fa parte degli ospiti del Basement. Prima, insomma, parlando delle varie cose che ci sono qui, dei cimeli, delle maglie, eccetera, raccontavi che quando vai a scuola a prendere i tuoi figli tutte le volte dicono qualcosa sulla
maglia e tu gli dici no, ma io non ne ho più. Sì, 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 è vero, la richiesta sempre o dei ragazzi, compagni di miei figli, ma anche dei professori quando magari devono fare delle piccole aste per Sì. una raccolta fondi, è sempre quella della maglia. E tant'è che a dicembre per Natale ho dovuto andare al negozio e comprarne una mia. Davvero? Sì, sì. Tu hai comprato la Esatto, maglia. sì. Poi l'ho siglata chiaramente e gliel'ho data. Sì. L'hai finita in qualche modo. Eh sì, anche quelle che sono rimaste magari sono dei pezzi particolari Certo, sono e quelle li tu. voglio mantenere. Quali sono quelle che conservi della tua carriera? Guarda, ne ho conservate veramente poche nei primi 20-25 anni di carriera. Negli ultimi 3 o 4 devo dire che invece le ho conservate quasi tutte e le ho tutte siglate con il giorno della partita, se era il primo tempo, se era il secondo, insomma. Ma va, come mai questa cosa? Cioè, come mai prima meno? Perché... Perché prima sei giovane, pensi che la tua carriera non potrà mai finire e quindi non vuoi rimanere, diciamo, schiavo, ecco, di un qualcosa, no? Ok. E dopo invece pensi che magari anche per i tuoi figli, insomma, per chi succederà a te, insomma, avrà un qualcosa, un ricordo, secondo me, di valore, ecco. Sì, io credo che tutto ciò che ha fatto parte della tua carriera abbia assunto un valore per poi la carriera che hai avuto, per tutte le cose che hai fatto, cioè è una cosa di cui tu sei consapevole di starla facendo. Cioè io mi chiedo sempre, quando uno è il più forte in quella cosa lì e probabilmente lo è della storia o comunque è in quella discussione, si rende conto che ogni cosa che fa ha un valore di un certo tipo o vivi nella tua dritto nelle cose che fai? No, guarda, io devo dire che una delle più grandi fortune che ho avuto anche per reinserirmi nella società adesso così è il fatto che ho fatto per 30 anni un lavoro con l'incoscienza totale di quello che potevo rappresentare o potevo essere, no? Però questa leggerezza alla fine mi è servita per vivere bene ogni tipo di situazione, ecco. Anche quelle, soprattutto quelle più difficili, di grande responsabilità, di grande pressione, ecco. Quando non hai, se vogliamo, piena consapevolezza, Sì. ecco, di quello che rappresenti anche per gli altri, secondo me vivi seriamente, anzi alcune volte ti stupisci di come gli altri si rapportano con te, no? E del tipo anche di nomea che puoi avere a livello internazionale, Certo. ecco, è tutto una sorpresa. E una cosa che mi ha fatto capire questo è quando sono andato al Paris Saint-Germain. Al Sì. Paris Saint-Germain sono uscito dall'Italia e nonostante avessi 40 anni, per cui non ero più nel pieno della carriera, e la gente anche di Parigi, oppure quando siamo andati in tournée all'estero, impazziva nel vedermi, no? E io tutta questa cosa, cioè, mi ha sorpreso, chiamavo mia moglie a casa e dicevo, ma sti qua hanno capito che ormai ho quasi smesso, che sono... e devo dire però è una bella soddisfazione, ecco. Beh, direi, e anche insomma, è quasi incredibile che tu non ti rendessi conto un po' di questa cosa, forse perché sei immerso nella tua... No, perché cioè, No. poi lo sport è quella cosa che veramente non ha confini, no? Sì, ma perché alla fine ho sempre vissuto una vita molto, molto normale, cioè, e quindi questo ho sempre frequentato persone molto normali, cioè i miei amici, la mia cerchia di amici, Sì. e quindi tutto questo ha fatto sì che i miei piedi fossero sempre molto attaccati al terreno. Ok. E avessi la piena coscienza del fatto che ero stato fortunato, sono stato fortunato a fare quello che ho fatto. E quindi a questa fortuna non è che ci puoi abbinare la prosopopea, ecco. Secondo me ci puoi abbinare una riconoscenza. Ok. E il miglior modo per essere riconoscente a una cosa grande è essere normale e sereno. Sì, lo penso anche io. Tra l'altro poi in quest'ultimo periodo tu parlavi appunto insomma, tuoi nuovi ruoli, tue nuove cose. Quali sono le cose, le prime cose che ti stai prendendo la libertà di fare che magari prima non facevi? Ma sto dedicando tanto tempo a me stesso, ad aumentare determinate competenze, per dire ora da settembre a fine dicembre ho fatto il corso da direttore sportivo e quindi ho seguito le lezioni, riandare di nuovo in un'aula con tanti compagni normali, tra virgolette, confrontarsi con loro, interagire con loro, fare l'esame, avere la tensione di un esame che non sia quello calcistico, insomma tante cose belle. Adesso a fine gennaio incomincio un master di manager d'azienda alla Bocconi. Poi adesso ho ricominciato per la 1000ª volta una full immersion di inglese
E quindi ho tante cose da fare. Abbiamo incominciato un progetto nuovo con un format fra fantacalcio, calcio e finanza. Questo mi ha colpito molto, nel senso che ti ho visto proprio sul pezzissimo su tutto ciò che è trading, che è finanza. No, guarda, quello per quel che riguarda sì, la finanza, la macroeconomia, la politica monetaria, politica fiscale, sono tutte cose che mi interessano dalla notte dei tempi, cioè da inizio 2000, ecco, che ho cominciato l'interesse verso queste cose per un discorso di indipendenza, perché già pensavo che il giorno avrei smesso di giocare non avrei voluto dipendere da qualcuno che gestisse, tra virgolette, certo, oppure lo potevo far gestire. Ma tu eri consapevole di quello che stava facendo. E quindi sono 20 anni, gli ultimi 10 anni penso veramente di aver speso dalle 5 alle 6 ore al giorno, ecco, per queste tematiche, ed è bellissimo, e devo dire mi ha portato a conoscere gente nuova. Adesso appunto con Marco Casario, Ciccio Valenti e Davide Biocchi abbiamo fatto questo format che si chiama Sportfoglio, si parla appunto di finanza, fantacalcio per divertirsi. Beh, però questo è un grande tema, nel senso che molti ragazzi magari arrivano subito, o magari insomma arrivano ad alto livello, a livello professionistico, sportivo, però magari sono dei ragazzi giovani, non hanno idea, no? Arrivano subito che hanno un sacco di soldi e devi capire, cioè tu avevi già avuto un po' la lungimiranza di pensare non voglio farmi fregare in primis, sì, e voglio capire poi che cosa farò un giorno. Esattamente, sì, e poi volevo crearmi anche un'altra porta, un'altra opportunità oltre al calcio, cioè nel senso che non volevo essere schiavo del fatto che se il calcio mi avesse chiuso le porte io non avrei saputo cosa fare, ecco. E quella era una cosa che per l'indipendenza che ho sempre cercato, che ho sempre avuto dentro, mi avrebbe ammazzato. Ci credo. E quindi alternative sempre. Chiaro. Perché ti danno e ti permettono di essere libero e di scegliere in libertà. E questo è molto importante, ed è credo un consiglio anche per tanti altri. Ti capita di dare adesso consigli di questo genere, essendo tu diventato il veterano con i ragazzi, o adesso soprattutto nel ruolo anche, no, rispetto alla nazionale? Ma guarda, consigli non mi piace darli, perché ricordo quando ero giovane, quando si approcciavano i vecchi con me, incominciavano a farti le paternali con i consigli, veramente mi gonfiavano le sfere, ecco, e quindi non li stai a sentire. Però chiaramente c'è un modo di relazionare, ecco, con i ragazzi giovani, e trovi la chiave giusta, e quindi alcune volte devi essere anche più gigioneggiare, ecco, sì, con loro, scherzare, essere anche più ridicolo di loro, perché almeno crei quel rapporto importante che fa sì che loro ti stiano a sentire. Sì. Ecco, allora dopo che questo è consolidato, allora secondo me ci può essere uno scambio, un'interazione virtuosa. Sì, a quel punto c'è un riconoscimento l'uno con l'altro. Bello che tu fai riferimento comunque a come ti sentivi tu quando eri ragazzo e quando avevi cominciato. E ormai sono passati, diciamo, un po' di anni dall'inizio, no? Perché poi tu hai sempre fatto il portiere, che è quel ruolo che non sai tante volte, cioè non ho mai capito se il portiere nasce portiere, che dice io voglio fare il portiere, o per qualche motivo si ritrova in porta e dice cazzo sono forte, cioè sono bravo, questa l'ho presa, allora mi sa che continuo per questa strada. Ma guarda, non lo so nemmeno io. Nel mio caso specifico penso di essere nato portiere e di averlo scoperto tardi, nel senso che io ho cominciato a fare il portiere a 12 anni, quando in media tutti i ragazzi già ai 6, 7, 8 anni... Sai già il tuo ruolo. Sì, sai già il tuo ruolo. Io invece ho cominciato a 12 e a 17 ho esordito in Serie A. E quindi secondo me questa è una cosa veramente clamorosa, ecco, che ti fa capire la fortuna che ho avuto a trovare la mia strada, perché probabilmente in quanti, mi chiedo sempre, hanno dei talenti ma non sanno, tra virgolette, riconoscerli, e quindi non si indirizzano nella strada giusta, ecco. E io invece ho avuto la fortuna di beccare la strada giusta. E a 12 anni cosa è successo per aver capito questa cosa? Ma è successo che nel frattempo giocavo a calcio sempre come centrocampista centrale o libero, no? Poi ogni tanto... Tu sei sempre stato alto e grosso. Sì, okay. sì, sono sempre fatto... sì, eri sempre quello robusto. Sì, okay. Esatto. E talvolta chiaramente si giocava per strada con gli amici o in pineta, così andavo anche in porta, così. E vedevo che
spesso e volentieri mi calciavano addosso, no? Come, non è che la paravo, però mi calciavano addosso spesso. E questa cosa qua, di questa cosa qua se ne era accorto anche mio padre, che saltuariamente mi diceva: Gigi, ma perché quest'anno non provi a fare il portiere, ti prendi un anno di riposo e ti fai il portiere? È solo che io non avevo voglia, perché insomma facevo tanti gol, il gol era una soddisfazione unica e tutto quanto. Poi invece quando avevo 12 anni c'era il mondiale d'Italia 90 e la mia squadra del cuore, oltre all'Italia, erano i Leoni d'Africa del Camerun. E in questi Leoni d'Africa, oltre a Roger Milla, Oman Biyika, che sono stati dei miei idoli indiscussi, c'era anche Thomas Nkono, che era questo portiere. Molto folcloristico, nel senso che aveva un'originalità nel giocare, nell'interpretazione del ruolo, faceva respinte di pugno di 40-50 metri che all'epoca era difficile da vedere, e questa cosa qua mi ha rapito. E quell'anno lì, difatti, quando mio padre mi disse: ma perché G? Ho detto: ma sì, dai, prova a farla, proprio perché mi era piaciuta l'interpretazione del ruolo di questo Quindi vedi campione. quanta importanza ha il giocatore in sé, la sua personalità nel decidere anche il destino, l'ispirazione poi dei ragazzi. Sì, è vero. Devo dire che ripensandoci, io non credevo che fosse possibile, però ripensandoci e facendo mente locale, devo dire che lui, il suo modo, insomma, di approcciare anche allo sport, se vogliamo, anche in una maniera guascona, ecco, mi è piaciuto, e quindi mi ha dato anche il coraggio di provare a cambiare ruolo. Cioè, e tra l'altro hai chiamato anche uno dei tuoi figli ispirandoti a lui. Sì, l'ho chiamato Louis Thomas, sì, perché lui si chiamava Thomas Nkono. Beh, questo è proprio il cerchio della vita, Sì, in qualche modo. sì. Beh, bello, molto molto bello. Molto. E quindi lì a quel punto, folgorato da questa cosa, dici: vado, provo Sì, a fare il provo. portiere. Provo, e l'inizio è molto, molto buono, e sorprendente anche, perché poi io ho dovuto cambiare squadra, perché la mia vecchia squadra da portiere non mi voleva. Ah, sì, perché gli davo certe certezze, diciamo, da centrocampo. giocatore, esatto, e per cui fanno no, perché secondo me volevano convincermi a Sì. continuare a fare il centrocampista. Li salutiamo, Allora- tra l'altro, che avranno avuto... Ci sarà il dirigente di tutti i giorni, dice: che cazzo ho fatto? Allora ho cambiato squadra, e poi nel giro di un anno sono passato da questa squadra che si chiama Bonascola provinciale, sono andato immediatamente al Parma. Pazzesco. E lì Sì. qual è stata secondo te la tua caratteristica più forte che ti ha permesso di fare questo switch da così grande in questo poco Secondo me tempo? la conoscenza del ruolo, cioè la conoscenza del gioco, e quindi significa che gli anni che avevo passato a giocare sia centrocampista che libero mi hanno permesso, ma anche dopo da professionista, di conoscere lo sviluppo del gioco immediatamente e capire ciò che sarebbe successo, ecco. E questo secondo me è stata la prima dote che immediatamente colpiva. E poi il fatto che probabilmente ero già proiettato nel futuro, perché io, soprattutto da ragazzo, ma anche ai primi anni di Serie A, ero un portiere che giocava spesso fuori area, lanci in profondità, intervenivo al posto del libero, proprio perché magari l'avevo fatto e quindi riconoscevo certe cose. E quindi uno, secondo me, rimaneva veramente colpito da questa mia atipicità, no? Chiaro. E poi questo, per fare tutto questo devi avere, secondo me, anche una grande personalità, no? Per assumerti Sì. questo tipo di responsabilità, e questo secondo me colpisce subito. Che poi il portiere è un ruolo anche infame sotto certi punti di vista, perché Sì. se cioè, hai la grande responsabilità di non far prendere gol, che però dovrebbe essere la normalità, però se poi succede qualcosa, cioè insomma è un ruolo un po' particolare anche a livello di responsabilità. Secondo me è il peggior ruolo in assoluto che possa fare uno sportivo, perché le responsabilità che ti senti addosso, secondo me non so in quale altro sport, in quale altro ruolo le puoi provare. E ti dico che io ancora nella testa, quelle magari 3, 4, 5 volte nelle quali ho fatto degli errori magari grossi così, il brivido che ho provato, che mi è partito praticamente qua dalla cervicale, mi è arrivato all'osso sacro, proprio attraversando tutta la schiena. Quando senti che fai l'errore, la palla è entrata in porta e sta entrando, proprio il brivido che ti gela è incredibile. Ci credo, cazzo, deve essere una roba che poi è lì nell'immediato e devi comunque avere la forza di reagire, perché poi a volte magari ti è capitato, però poi magari un quarto d'ora dopo hai fatto la parata della vita. Sì, Cioè, è quella il grande switch. Però ti dico, quello può essere anche facile, almeno per me era facile,
difficile perché questo errore, diciamo, e questa scossa mi creava adrenalina. E quindi fino a quando non finiva la partita ero di nuovo nella partita con tanta energia e tanta propositività. È chiaro che dopo invece, soprattutto per come viviamo noi in Italia, lo sport era un massacro, cioè ti arrivava il down perché in Italia puoi fare 150 parate in una partita, se però fai un errore e quello magari costa il risultato, tu non ti salvi, cioè, non c'è verso, tu sai che è un errore inevitabilmente ti costerà polemiche, critiche e tutto quanto. Sì, questa è una... non so se è la dura legge del gol che diceva Max Pezzali, però è la dura legge del portiere, è quella del perché portiere per gli attaccanti caso è diverso. Possono sbagliare tutta la partita, se però azzeccano quell'azione che fa far gol e magari diventano gli idoli assoluti. Vedi, per questo è il ruolo è un po' così. Però tra l'altro tu l'hai reso figo, nel senso rispetto anche a tanti altri portieri che hanno avuto belle carriere, oltre alla carriera incredibile che hai avuto, le vittorie, tutto quello che è successo. Però tu come personalità, insomma, io ricordo quando ero un bambino, un ragazzino folgorato da te al Parma con la maglia di Superman. Sì. Cioè quella è una roba che diciamo anche in quei tempi, che forse magari oggi di più si tende a fare l'estroso, qualcosa di particolare, però in quei tempi lì vedere un portiere del Parma che fa questa cosa, ti ricordi quel periodo? Sì, me lo ricordo, è stato uno dei periodi sotto certi aspetti più belli, ecco, della mia vita, perché cavalcavo l'onda, perché realmente esprimevo chi ero e senza nessuna inibizione, però è anche vero che nel tempo mi sono accorto di dover cambiare. Mi sono accorto di dover cambiare perché tutti questi anche eccessi, perché insomma da ragazzo ero molto irriverente, sfacciato, facevano sì che un pochino per il ruolo che avevo mi creassero delle turbe, chiamiamole così, psicologiche, sì, e quindi ben presto sono arrivato a capire che se volevo fare il portiere, che è un ruolo nel quale devi essere sempre concentrato, devi essere sempre in bolla, così devi evitare di entrare magari nell'occhio del ciclone e far parlare di te. Quindi troppo. Di crearti tu automaticamente dei turbamenti. Sì. Sì. Ah sì? Sì, E sì. quindi hai smesso per quel motivo, cioè hai smesso nel senso hai ridimensionato un po' quel lato? Sì, ho dovuto ridimensionarlo anche per quello che rappresentavo, perché poi chiaramente sono arrivato presto in nazionale, quindi sei diventato il portiere della nazionale, poi sei andato alla Juve, quindi eri il portiere della Juve, e di conseguenza certe cose non dico che non fossero ammesse, però insomma non te le passavano era un po' facilmente. diverso. Sì. E quel momento della maglia di Superman com'era nato? Era stato bellissimo perché mi ricordo che era, se non sbaglio, l'8 marzo, pensiamo, ricordo perché era la festa delle donne, sì. E si giocava la partita Parma-Inter, che è l'Inter di Ronaldo, il fenomeno. E mi ricordo che mi regalarono, una tifosa mi regalò in settimana la maglia di Superman e dissi: domenica me la metto, ho detto, perché secondo me c'è bisogno domenica di un super portiere, no? Stai scherzando? E fatto sta che giochiamo sta partita, facciamo l'1-0, poi non so, a un quarto d'ora dalla fine c'è il rigore per l'Inter e batte Ronaldo. E batte Ronaldo, riesco a pararlo, per cui il Tarlini che era gremito esplode, e mentre la palla resta in campo, io ci ho proprio preso dall'esaltazione, così lascio la porta e vado sui tabelloni ad esultare insieme ai tifosi con la palla e il gioco che scorreva, ecco. Quindi quella già ti fa capire come ero io, ecco. Cioè, perché poi secondo me poteva succedere qualsiasi cosa, sì. Cioè io volevo proprio cavalcare e vivere le emozioni nella loro pienezza, ecco. E poi a fine gara chiaramente regalai la maglia ai tifosi, così rimasi quindi con la maglia di Superman, sì, che poi insomma fu un'occasione proprio speciale. Beh, poi eri diventato Superman per un certo periodo, era diventato il tuo marchio. Soprattutto le persone grandi quando mi vedono me lo ricordano ancora. Vedi, quella cosa ha funzionato tanto. Ti ricordi quando poi c'è stato quando hai iniziato a capire che la tua carriera stava cambiando anche? Cioè è stata la chiamata con la nazionale, quella della Juve, quali sono state le cose un po' più... Ma devo dire la chiamata probabilmente della Juve,
perché inizialmente giocando del Parma, anche se andavo in nazionale, ero sempre giovane perché Avevi vinto anche l'europeo, no? Sì, L'Under l'Under 21, l'Under 21. sì. E avevo 23 anni, per cui ho incominciato a 17, ero ancora immaturo, ero ancora un ragazzo e quindi portavo sempre, insomma, sia in nazionale o nei posti dove andavo, un buon grado di incoscienza. E invece la chiamata della Juve, l'avere 23 anni, entrare in un contesto nel quale le regole, il modo di lavorare è molto forte, lo senti sin da subito, il rispetto del compagno, il comportarsi bene, tutto quanto ha fatto sì che lì switchassi. Sì, e com'è stato arrivare nella Juve? Cioè ti ricordi i primi giorni in cui entravi? Sì, era come andare su Marte, è stato, perché è proprio un mondo completamente diverso, un'esposizione diversa, una riconoscibilità diversa, perché poi i tifosi della Juve sono, oltre che in tutto il mondo, soprattutto in tutta Italia. E quindi di conseguenza ero anche un po' frastornato. Però i primi 3-4 mesi non furono facili, perché per me lasciare Parma, insomma, fu un qualcosa di forte che, insomma, che inizialmente mi fece un po' soffrire, no? E in questa cosa qua, visto che sono andato l'altra sera, mi ritornava in mente un po' Gianluca Vialli, no? Quando lasciò la Sampdoria, andò alla Juve, sempre per la Juve, che poi dopo un anno o due lui avrebbe voluto tornare indietro e Lippi invece lo convinse a rimanere, no? A me durarono 3-4 mesi, ecco, queste cose, ecco, perché dopo era troppo forte l'ambizione che avevo, il desiderio di mettere in mostra nei palcoscenici internazionali il mio valore, ecco. Però i primi mesi non furono facili, anche perché Parma è proprio una chicca, quindi sei in una città, ti conosci tutti, parli con tutti, c'è un rapporto veramente molto, molto umano. Torino, il mondo Juve è un altro tipo di... Sì, e poi ci arrivi da ragazzo giovane, quindi Esatto. che ancora devi dimostrare lì, in quel contesto. Sì, poi fui pagato una cifra esorbitante, per 20 anni penso sia stata la cifra più grande per la quale un portiere si è mosso, e quindi le aspettative erano altissime, ecco, ma non era quello che mi faceva Ti ricordi paura. chi ti aveva voluto particolarmente? Guarda, chi mi aveva voluto? Secondo me mi aveva voluto Ancelotti, Ok. perché Ancelotti verso aprile incominciò a martellarmi le telefonate lui e l'allenatore dei portieri William Vecchi. Solo che sui giornali cominciava a venire fuori l'idea che probabilmente a giugno Lippi avrebbe ripreso il posto, no? E per cui in una telefonata dico: Carlo, io verrei anche, ora guardiamo col Parma come si fa, quali saranno gli obiettivi del prossimo anno. Ho detto: ma se mi muovo vengo. Ho detto: ma tu sei sicuro di esserci tu? Ma stai scherzando? Quelle cose sui giornali, ma sono cose, lo fanno per parlare, vai tranquillo. Oggi mi ha già confermato a quattro occhi le cose. Ho detto: boh, bene. Ho detto: contento. E poi nel giro di un mese si è capito che Ancelotti non sarebbe rimasto. E allora mi contattò Lippi, che sai, io ero a Marina di Carrara, lui era a Viareggio, e mi ricordo che quella mattina fu carinissimo, facciamo una chiacchierata di 4-5 ore e devo dire che mi rapì, ecco, e qua capisci lo spessore delle persone, ecco, perché molte volte anche nelle scelte che un professionista fa, il condizionamento del sapere con chi andare a lavorare è grande. E divenne poi per te un uomo fondamentale, credo, con cui hai dei ricordi... Sì, ricordi indelebili, grandissime vittorie, grandi delusioni, però ho avuto a che fare con un uomo, ecco, con i suoi pregi, i suoi difetti, ma ci capivamo alla perfezione. Che rapporto ha un portiere con l'allenatore? Perché comunque è un po' diverso rispetto agli altri giocatori, cioè ovviamente con tutto il rispetto, tutti i giocatori importanti, però gli altri giocatori hanno dei ruoli, bla bla bla. Il portiere che rapporto ha? Diciamo che noi portieri siamo una setta, ecco, e siamo un gruppo nel gruppo, perché alla fine, lavorando, ora negli ultimi anni è già diverso, però fino a 5-6 anni fa, lavorando sempre a parte col nostro allenatore specifico, è chiaro che inevitabilmente si creino dei rapporti più consolidati e diversi. Però devo dire che io ho sempre avuto un grande rapporto con i miei allenatori.
Possono essere un caso o due nel quale magari non ci siamo capiti, però quando non mi capivo con una persona, la prima cosa che facevo era mettermi in discussione, devo dire la verità. Non sono mai stato uno che si è creato l'alibi, magari di dire no, non performo bene perché l'allenatore ce l'ha con me. No, ho sempre detto tu cosa stai facendo per far sì che... E poi ci sono stati dei casi nei quali ho dovuto dire sto web è un coglione, ecco, perché mi metto a disposizione, non faccio pesare chi sono, se poi non riesci a capire questo e magari sei sempre poco sereno nei miei riguardi, allora è un problema tuo. Sì, Ecco. cioè, possono succedere anche Può queste succedere cose. anche questo, sì. Lungo poi una carriera anche poi lunga come la tua. A proposito di Parma, poi vabbè, è stata molto bella la scelta romantica di andare poi a chiudere anche lì la tua... È stata la scelta più bella che potessi fare, guarda, è quella della quale sono più orgoglioso, perché a 43 anni potevo rimanere alla Juve, rifare un altro contratto, così, però non avevo voglia, alla fine l'indole esce fuori. Ho fatto 2 anni, ecco, in panchina al secondo portiere, e avevo bisogno di questo perché per mantenermi, e quindi tornare alla Juve col suo modo di lavorare. E però poi volevo concludere la carriera a mio modo, giocando, essendo protagonista, perché poi lo sono sempre stato, e sapevo che potevo ancora esserlo. E quindi in quell'estate lì avevo avuto un po' di proposte anche molto carine, entusiasmanti, per fare anche la Champions League e tutto. E poi quando arrivò la chiamata del Parma, all'inizio non ero convinto, e poi a un certo punto, pensandoci, ho detto ma questa alla fine è la più bella cosa che io possa fare, perché tanto che cosa devo fare? Sì, potrei vincere la Champions League, ma siccome non è che potessi andare a Real Madrid, ma sarei andato o a fare il secondo portiere, non so, a Barcellona, che il Barcellona mi aveva chiamato, o se no delle squadre medie che facevano la Champions League. E a quel punto ho detto no, è bellissimo tornare a Parma, è una cosa che mi ha dato un sacco di soddisfazione, mi ha dato un sacco di gioia, riabbracciare la gente di Parma, rimettere la maglia del Parma. È stato un qualcosa di grandioso, che anche se non è andata come volevo, perché l'idea era quella di ritornare in Serie A, devo dire che mi sono regalato veramente 2 anni splendidi, e ho ricucito, ecco, un rapporto con la gente di Parma unico. Bello, anche perché appunto non era scontato per niente che tu facessi una cosa di questo genere, però questa è figlia anche di tante scelte che hai fatto lungo il percorso, e dopo ci arriviamo, ma in questo fantastico mondo, periodo storico in cui ci sono gli arabi che ci guardano e che ci vogliono in qualche modo acquistare, non me, ma i giocatori di un certo livello tipo te, ti erano arrivate delle proposte? Avevi mai preso in considerazione una cosa di questo genere? Sì, mi era arrivata una proposta quando ho deciso di smettere. Nell'estate di quest'anno, del 2023, a un certo punto avevo deciso di smettere, e mi era arrivata una proposta con questa possibilità. Sicuramente è un qualcosa di allettante, perché alla fine si parla veramente di soldi che in una vita uno non guadagnerà mai più. Però è anche vero che ci sono altre priorità, e per me lo smettere di giocare significava smettere di giocare col Parma, e quindi se smettevo di giocare col Parma era giusto che smettessi di giocare. Ecco, trovare un po' una linea coerente, secondo me, nelle scelte che fai, no? Perché se avessi smesso di giocare col Parma e fossi andato da un'altra parte, non lo so, non avrei avuto più lo stesso rispetto di me. E alla fine, per stare bene nel mondo, per essere sicuro di te stesso, devi nutrire, devi provare ogni tanto un po' di rispetto anche per te stesso, ed essere orgoglioso delle scelte che fai con coerenza. Poi possono essere anche sbagliate, ma quello non mi interessa. Chiaro. Sai perché, l'importante è sapere il perché tu le hai fatte le cose. Adesso però tanti giocatori fanno scelte di questo genere anche nel pieno della loro carriera, che è una cosa che può sembrare anche un po' sorprendente sotto alcuni punti di vista. Cioè, era una roba per la tua generazione immaginabile? No, era inimmaginabile tutto quello che si sta verificando. Penso che sia, da un certo punto di vista, anche equo, cioè nel senso che il privilegio, diciamo, di essere i maestri e i proprietari del calcio
lo davamo quasi per scontato noi italiani, europei o sudamericani. E il fatto che queste nuove realtà mettano in discussione tutto ciò mi fa sorridere, da un certo punto di vista mi piace, da un altro mi dispiace tanto, perché poi credo che le radici profonde che entrano con i territori europei, sudamericani, col calcio, ecco, sono radici che si nutrono di entusiasmo, di passione, di storia, ecco, perché poi entusiasmo e passione magari c'è anche in quei posti, sono riusciti a crearla, è inevitabile. Però la storia è un qualcosa di importante che secondo me incide tanto nei percorsi degli uomini e delle popolazioni. E ti è mai capitato, adesso non voglio chiederti di fare nomi, però di vedere magari qualche ragazzo, qualche giocatore che prende questo tipo di scelte e tu dici no, ma dai, ma che cosa vai a fare di là? Ma devi star qua, c'è una roba da vincere, c'è una cosa da fare, perché vai in quel campionato o in quella cosa lì? Beh, certo, sì, alcune volte di primo acchito le affermazioni che fai sono queste. Poi però devi anche prendere in considerazione che la vita qualcosa serve e qualcosa ti ha insegnato, e per cui spesso e volentieri anche delle scelte che posso aver fatto io che sembravano impopolari o sembravano scellerate così, magari avevano sempre una motivazione bella e reale dentro e nobile, se vogliamo, solo che gli altri non potevano capirla, lo sapevo io e basta. E quindi penso che magari giudicare troppo, essere troppo arbitrari, ecco, sia sbagliato, perché magari non sai realmente il perché uno faccia questo tipo di scelta. Ma io lo chiedo a te perché secondo me sei tra le persone che più può parlare da questo punto di vista, dire la sua, perché resterà per sempre, a prescindere dalla squadra che uno tifa. Io tifo la Juve e quando vedo che nel 2006 vinciamo la Coppa del Mondo, quindi i nostri giocatori sul tetto del mondo, e tu e alcuni tuoi compagni scegliete di seguire la Juve in Serie B, nonostante io immagino in quel momento della carriera da campione con gli anni ancora che avevi, cosa avevi? 28, ok? Sì. Immagino che ti siano arrivate tutte le proposte del mondo, invece voi avete scelto di fare questo tipo di percorso. Cosa succede nella tua cosa succede nella vostra, nella tua testa in particolare, in quel momento, quando è il momento in cui dici no, a me non interessa, io vado giù e poi torniamo su? Sì, succede questo, che alla fine viene fuori, secondo me, chi sei. E io sono sempre stato uno che nel momento di difficoltà, soprattutto degli altri o delle situazioni, sai sempre che puoi contare su di me, nel senso che non mi giro dall'altra parte. E in più credo anche che era un'opportunità di dimostrare a determinati tifosi, a un ambiente calcistico che sembrava dilaniato solo dagli interessi, dai soldi, così, che si può giocare a calcio anche per altre cose, per altri valori, e secondo me è una cosa che rifarei 100 volte, anche se mi può essere costata a livello di carriera, perché bene o male sono stato estromesso, ecco, dal palcoscenico europeo migliore calcistico per 2-3 anni, poi per diventare competitivi ce ne sono voluti altri 6 o 7, ecco, e quindi non è stato facile, però ci sono, credo anche che le scelte importanti, le scelte grandi le debbano fare le persone che hanno la forza per poterlo fare, che poi sono di esempio di ispirazione per tanti altri. Me lo auguro. Sì, non me lo chiedo e non me le faccio ste domande, faccio sempre quello che sento, ti dico la verità. E poi è chiaro che se sei anche magari se pensi, ecco, che un tuo comportamento possa essere stato di ispirazione a qualcun altro, a farlo crescere, così tanto meglio. Ma lì ti ricordi il momento in cui hai deciso o avete deciso, cioè magari non so, ti chiami anche con i tuoi compagni, con Alex, non so, allora dai, facciamolo, andiamo, torniamo giù, cioè facciamo, e poi non lo so, c'è una cosa. No, guarda, io
Devo dire la verità, è stato molto semplice. Sono andato in sede alla Juve, finito il mondiale, e c'era innanzitutto, respiravi un'aria quasi di dismissione, ecco, Beh, no? Perché sì, sì, veramente sì. era successo un cataclisma. E parlando con il direttore, che era Alessio Secco, mi disse: allora Gigi, cosa vogliamo fare visto che hai queste opportunità, facciamo? Anche io ero lì, ho guardato, ho detto: Ale, come volete voi, eh? Ho detto: se a voi interessa, ho detto, rimango anche, non è un problema per me. È chiaro che lì immediatamente si è aperto un altro tipo di futuro e prospettiva anche per loro, perché non si potevano mai aspettare, secondo me, da me in quella situazione una risposta simile. E immediatamente allora siamo, tra virgolette, ripartiti, ecco, no? Il fatto che loro sapessero che Potevano io contare su c'ero, di potevano, te. secondo me, insomma, un po' Ha di smosso. energia, insomma, è stata Sì, data anche perché in quel nell'ambiente. momento, poi dopo quel mondiale, eri veramente l'uomo, no? Insieme ai tuoi compagni di quel mondiale lì. Però andando per gradi, e poi dopo che sei arrivato alla Juve, come poi, cioè, quali sono stati alcuni dei tuoi momenti clou, secondo te, dopo nel percorso, cioè quelli che ti hanno anche un po' emozionato di più? Ma sportivamente parlando, diciamo, la cosa più bella, ecco, che mi ha emozionato è stato il primo scudetto, anche quello inaspettato, perché era quello che vincemmo noi a Udine l'ultima partita e l'Inter franò a Roma con la Lazio, ecco, e quindi sai, come tutte le cose inaspettate, poi la prima volta che vincevo uno scudetto a Udine, che bene o male per me Udine è sempre un posto particolare perché da bimbo ci ho passato tanto tempo con i miei zii e tutto quanto. E poi inevitabilmente la vittoria dello scudetto dopo la Serie B, e quindi l'anno di Conte. Per me, ecco, quella lì è stata un'altra cavalcata trionfante, un'altra magia, ecco. Quella lì è stata veramente uno scudetto della caparbietà, della tenacia, della voglia di soffrire, della voglia di condividere con gli altri, che ci ha trasmesso chiaramente in primis Conte, poi insieme alla società, però anche noi giocatori ci abbiamo messo nel nostro. Cosa ha avuto lui di diverso quando è arrivato per riuscire a dare a tutti quel carattere che ha permesso di fare quella cavalcata? È stato un elettroshock. È arrivato e col suo piglio proprio da leader, da uomo carismatico, ci ha proprio scosso e ci ha insegnato, secondo me quelli erano i primi anni nei quali secondo me anche il discorso tattico, il discorso di gioco un pochino stava evolvendo. Secondo me è stato bravissimo nel convincerci, nell'essere convincente con la proposta di gioco che faceva. E mi ricordo ancora che insomma lì non è che avesse proprio delle esperienze, aveva fatto dei bei campionati a Bari, mi ricordo a Siena, era venuto in Serie A vincendo bene, però in Serie A aveva fatto solo qualche mese, se non Sì. sbaglio, all'Atalanta, poi andò via e quindi poteva essere un punto interrogativo. E invece devo dire che sin dalla prima riunione la certezza e la convinzione che ci diede fu impressionante. Tant'è che noi arrivavamo da 2 settimi posti, ad agosto siamo lì a Torino a fare allenamento e viene a trovarmi il mio procuratore e mi dice: Gigi, com'è quest'anno? Ci riusciamo a arrivare fra i primi 5? Ho detto: no, ti dico una cosa, quest'anno noi arriviamo fra i primi 2 o arriviamo secondi, perché il Milan era talmente più forte di noi in quel momento ed era consolidato, ecco, per certi livelli. Ho detto: però se il Milan sbaglia, ho detto, arriviamo primi, perché certe cose le riconosci subito. Beh, cavolo, grande, ottima previsione. Sì, sì, E sì. tu giocando, immagino che nella squadra, non lo so, cioè i tuoi migliori amici nel senso di gioco sono i difensori, Sì, perché ce li hai sempre lì davanti. sì. Quali sono quelli con cui ti sei sentito un po' più al sicuro nella tua carriera? Ma guarda, devo dire che per performare bene, secondo me, devi anche creare una situazione, un ambiente positivo, no? E quindi io non mi ricordo di essere entrato in uno spogliatoio e non avere un bel rapporto con qualcuno.
chiaramente coi difensori si crea una specie di fratellanza, no? Perché inevitabilmente siamo gli ultimi baluardi e alcune volte, se vogliamo, le superficialità, chiamiamole così, o i vezzi, diciamo, dei giocatori d'attacco ci fanno innervosire, no? Noi siamo più per la sostanza, via, dai. Cioè, quando vedi una roba dici, no cazzo, Sì. perché ti stai perdendo Sì, in quella sì. cosa lì, ci credo. Gli insulti che diamo agli attaccanti sono unici. No, però devo dire che gli ultimi anni sono stati bellissimi, rapporti proprio creati con Giorgio Chiellini, con Andrea Barzagli, con Leo Bonucci, con tutti quanti. Poi insomma nel mio cuore penso che gente come Fabio Cannavaro, Thuram, Ciro Ferrara, Montero, insomma Pessotto, Mamma mia. tanti bellissimi rapporti e tante bellissime emozioni condivise. E io vedo sempre, a me piace sempre vedere, no, ormai c'è anche la telecamera sul portiere, la reazione quando la tua squadra fa gol, no? Tu cosa vedi dalla tua cioè ci sono dei gol che tu cerchi di capire, che ti è capitato di star lì in apprensione, cosa sta succedendo, che si vede che avresti voglia di buttarti nella mischia. Sì, è vero. Alcune volte questa voglia di partecipare, no? E non essere sempre relegato all'ultimo posto da solo, è forte. E ci sono dei momenti nei quali chiaramente non puoi accorgerti di un gol, perché magari la palla entra di poco e quindi tu non hai la prospettiva giusta, e lì inevitabilmente ti aiuta o lo stadio, Sì, che fa casino, che se ne accorge che subito esplode. e esplode, e quindi quella è la conferma, oppure dal comportamento dei tuoi compagni. Che Ecco, vedi lì, sì. però si vede quella voglia di dire Sì, voglio di venire partecipare, lì. di partecipare. Ci sono state quelle volte che ti sei buttato anche tu Sì. quando è che il portiere decide di buttarsi nella mischia per cercare di far gol? Quando sei all'ultimo secondo, sai che è l'ultima azione? Sì, purtroppo sono le situazioni nelle quali veramente ormai non hai quasi più speranza. Sì, sei nella Sì. disperazione. Quindi sì, mi può essere capitato, mi ricordo Italia-Svezia, quando non andammo ai mondiali a San Siro, nell'ultimo angolo, e poi può essere capitato altre 2 o 3 volte, ecco, nella mia carriera. Sì. Che ti butti lì e vediamo Sì. che cosa succede. E a proposito appunto di rapporti, poi con i compagni bene o male si instaurano dei rapporti che vanno avanti poi per degli anni. Ci sono dei tuoi amici anche di altre squadre, perché poi tante volte il tifoso vi immagina tutti come no, questi sono avversari, quindi invece poi con alcuni tra di voi la roba è molto più serena rispetto a... Beh, certo, soprattutto se riesci a frequentare anche l'ambito nazionale, Sì. perché poi quando sei in nazionale inevitabilmente ti conosci meglio e instauri proprio questo tipo di legami, ecco, chiamiamoli così. Spesso e volentieri penso che per dire, io con Francesco Totti ci conosciamo dall'Under 15, per cui figo. dal 93, Mhm. e inevitabilmente, anche se magari telefonicamente non ci sentiamo mai, ci sarà sempre un qualcosa che ci unirà, no? Perché l'abbiamo vissuto insieme nella nostra, se vogliamo, epoca più bella, no? Che è quella dell'adolescenza, Sì. dove tutto secondo me ha molto più sapore, più valore, c'è più sogno, c'è più tutto. Non sai no? ancora quello che succederà. Esattamente. Cioè, quindi che figata, non sapevo che era da così tanto. Cioè, quindi quando voi avete vinto il mondiale, cioè è una roba che con dei ragazzi che tu conosci in alcuni casi da quando avevi 15 anni. Sì, quelli che conosco da più tempo sono sicuramente Francesco Totti e Rino Gattuso. Sì, perché anche Rino, seppur all'epoca non è che facesse parte delle nazionali giovanili in pianta stabile, ecco, perché non è che uno che colpisse, che rapiva l'occhio, ecco, per un discorso tecnico Sì. o di bellezza, diciamo, fisica, ecco, però era uno che già allora percepivi che aveva un'energia, aveva un desiderio, insomma, di emergere che era enorme proprio. E loro sono quelli che conosco da più tempo e sono quelli anche che sento molto, molto vicini. Sì, beh, parentesi mondiale, ovviamente non possiamo non parlarne. Credo che sia la cosa più bella e incredibile che uno sportivo possa vincere, un giocatore di calcio, perché rappresenti la tua nazione, ti fa tutta l'Italia,
si crea una bolla magica. E cosa ha rappresentato per te quell'estate del 2006? Beh, il mondiale è sicuramente la soddisfazione e il picco di una carriera per uno sportivo. Poi per quel che riguarda il discorso calcio e quindi la popolarità del calcio, soprattutto in un paese come l'Italia, tutto questo fa deflagrare proprio di emozioni. E è stato sicuramente un momento bellissimo, però mi ricordo anche che abbiamo superato talmente tante pressioni, ecco, dovute anche quindi alla volontà di poter e di voler vincere, che nel momento in cui abbiamo vinto e l'arbitro ha fischiato la fine, io ero veramente felice che fosse finita ed ero talmente spossato che non me la sono neanche goduta la vittoria. Sì, davvero? Sì, no, ero soddisfatto, Sì, certo, chiaramente, certo. però ero stremato. C'era uno proprio. stress Sì, anche sì, psicologico. sì. Qual è stato secondo te durante quel mondiale la chiave di volta che poi ha... Beh, la chiave di volta secondo me è il percorso che avevamo fatto tutti insieme, perché insomma era nazionale che su 22, 23 che eravamo, insomma in 15-16 avevamo fatto già un bel percorso insieme e avevamo delle bruciature, delle cicatrici, tipo quella dell'Europeo prima in Portogallo, col biscotto lì, Svezia, Sì. Danimarca. E alla fine quelle sofferenze lì ti uniscono di più, secondo me. Grande motivazione. Grande E poi, motivazione. E poi credo anche la presenza di Lippi sì, sia ha stata fatto molto fondamentale, sì. da collante tra Sì, tutti. sì. È stato l'uomo. Ma ti ricordi qualcosa di particolare che Lippi ha fatto in quel mondiale che ha unito un po' di più il gruppo? Non lo so. Io immagino proprio come gli Avengers che... Ma secondo me Lippi ha dato 2 o 3 segnali importanti al gruppo, ai singoli. Uno quando si fece male Totti, che sembrava non potesse più rientrare per il mondiale, e invece dal giorno dopo si spese subito con parole encomiabili nei suoi confronti, con presenza, vicinanza. È chiaro che un giocatore di quel livello lì, se si sente anche la vicinanza dell'allenatore, tutto quanto, ce l'hai, ecco, in qualche modo recupererà. E poi prima del mondiale, prima di partire, che ci furono insomma varie questioni, vari casini con Calciopoli e tutto quanto, lui veramente tenne la barra dritta e ci diede una grande forza nel capire che tutti insieme avremmo potuto veramente sconfiggere anche quel tipo di polemiche e quel tipo di critiche spesso ingiuste. Ci credo. Sembrerebbe poi storicamente che l'Italia in generale dia il meglio quando è un po'... quando attorno c'è un po' di bufera, c'è un po' di difficoltà. Lì a Sì, quel si punto dice si così. stringe e... Beh, io penso che la capacità, insomma, di fare gruppo che abbiamo noi italiani non ce l'abbia nessuno. Cioè, perché difficilmente tu ti ricorderai l'Italia che parte in una competizione che è più forte delle altre, ok, favorite. Forse c'è stato Italia 90, probabilmente, l'unico caso, nel quale l'Italia era favorita, ma nelle altre competizioni è sempre un outsider, cioè c'è sempre il Brasile, tizia Argentina, e poi arriva l'Italia, no? È sempre in seconda... Un po' underdog. Underdog, sì. Però secondo me la capacità che abbiamo noi di fare gruppo e vivere insieme, ecco, i momenti, diciamo, del ritiro, quello secondo me gli altri non ce l'hanno, e questo secondo me è la nostra vera forza. Io avrei pagato e ora tuttora pagherei qualsiasi cosa per essere in un ritiro di quella nazionale lì. Cioè secondo me vi siete anche divertiti tanto. Ci siamo divertiti tantissimo perché c'erano personaggi singolari, cioè per dire... Un Rino Gattuso è uno che è un collante clamoroso per una squadra, e non è un caso che al di là dei valori nelle squadre in cui è stato lui spesso e volentieri hanno vinto. Ecco. Fabio Cannavaro è un altro ragazzo che
che crea, ecco, queste situazioni. Poi Marco Materazzi uguale, cioè Cosa succedeva oltre al campo? Ora, di raccontabile, nel senso scherzi, cose. Ogni tanto capita di Sì. sentire aneddoti. Sì, no, scherzi, derisioni, prese in giro, perché poi ti ho detto, conoscendoci da tanto tempo, avevamo anche Uno questo tipo di storico, confidenza, certo. ecco. E questo serviva, secondo me, soprattutto ad allentare la tensione in certi momenti. Insomma, e vivere 30-35 giorni insieme, che non è facile, perché ogni tanto veramente essere reclusi per 35 giorni Anche perché non è che siete faccia realmente piacere. reclusi, nel Sì, senso siete sì, lì e sì. non è che potete fare molto altro. Molto alto, esattamente. Però devo anche dire che ci ha aiutato tanto la popolazione locale, no? Tutti gli emigrati, che Sì. sono immigrati chiaramente, che ci facevano, ci sostenevano, e la loro presenza era incredibile. Mi ricordo, torniamo dalla semifinale di Dortmund in albergo, che saranno state le 4 di notte. Guarda, io una fiumana di gente così non l'ho mai vista, cioè sembrava veramente che alzassero il pullman loro, ad Sì. aspettarci all'albergo alle 4:30 di notte. Quello lì è stato un sogno, ecco, uno dei flash e uno dei sogni più di soddisfazione e più emozionanti che ho. Beh, quella è la partita dopo la Dopo la Germania. Germania, sì, Vabbè. sì, Quella sì, è stata... sì. Perché poi dopo con la Francia hai vinto, però quella Sì. con la Germania è stata forse una delle Certo. più entusiasmanti come vittorie. No, è una cosa incredibile. Io prima ti chiedevo dei difensori, però tu da portiere sempre... Ci sono degli attaccanti che hai sofferto particolarmente? O Ma- alcuni che hanno sofferto te? Cioè che se io vado a fargli la stessa domanda dicono cazzo, io però Buffon cioè, Ma- perché io credo che un attaccante, quando sa che tu ci sei in porta, qualche problema in più se lo fa. Beh, qualche condizionamento Sì. inevitabilmente ce l'hai, no? A seconda di chi vai a incontrare. I primi anni di carriera mi ricordo Bobo Vieri, sì, mi segnava spesso e volentieri, devo dire la verità, e poi aveva questo strapotere fisico, questa esuberanza, che metteva in difficoltà, oltre che a me, anche tanti difensori, Certo. devo dire la verità. E poi nei tempi moderni devo dire Cristiano Ronaldo mi ha fatto gol sempre, cioè è incredibile. Devo dire che la cattiveria con la quale ho visto fare a lui certi movimenti in partita non l'ho mai vista fare a nessuno. Proprio vedevi quell'energia cattiva, però, perché era frutto della determinazione di voler arrivare tutti i costi. a tutti i costi, sì. Costasse qualsiasi cosa. E poi chiaramente Messi, perché Messi è un unicum, è un qualcosa di incredibile quello che ti ha fatto vedere, però ho avuto anche la fortuna di giocare contro grandi campioni che uno delle volte pensa che siano state solo dei personaggi di poco rilievo, invece sono stati protagonisti assoluti, e quindi parlo, non so, di Zidane. Sì. Lascio stare gli italiani perché sennò ce ne sarebbero anche lì 1 milione, però mi viene in mente Zidane, ma anche lo stesso Ronaldinho quando stava Mamma bene, mia, che roba. Ronaldo, vabbè, il fenomeno. Ho visto veramente, ho giocato contro dei campioni incredibili, unici. Adesso provando a immaginare, allora ieri sera ho Iniesta, fatto ecco, anche Iniesta. A proposito di ritiri, quando l'immagine di lui al Camp Nou, non so se ti ricordi, scalzo, centrocampo, comunque è una roba che tutte le volte un po' emoziona, perché fa pensare quando hai una carriera poi così grande. Allora ieri sera, prima di, insomma, sapendo che oggi avremmo fatto questa chiacchierata, ho fatto un errore, cioè sono andato a vedermi un po' di video tuoi, e un errore perché sono stato 3 ore, non ho dormito perché ho iniziato a vederne, quindi di parate incredibili. Ma se tu dovessi scegliere, cioè potendo tornare indietro, sapendo quindi dove la palla sarebbe andata e dove potresti parare solo un tiro che è entrato, di tutti quelli di quelli che sono entrati in momenti cruciali, ce n'è uno che sceglieresti su tutti, che vorresti che quella palla non fosse entrata? Guarda, c'è stata una non parata che per me invece era parata, è strano da raccontare, però nella finale di Champions League col Milan, vabbè, andiamo ai rigori, noi ne sbagliamo 3 e loro ne sbagliano 2, e
e il quarto, se non sbaglio, viene Nesta a calciare. Nesta arriva sul dischetto e apre il piattone, no? Io intuisco l'angolo e mentre la palla arriva ho proprio la sensazione e la sicurezza di dire boh, parato, no? E poi a un certo punto vedo veramente la palla negli ultimi 2 metri prima di arrivare da me, prende un po' di velocità, cambia un pochino traiettoria e io praticamente dall'avere la certezza di aver parato il rigore vedo la palla che entra in porta, ecco. E lì proprio mi è scesa la catena. Cioè me lo ricordo come adesso, che sono rimasto talmente male che proprio lì per me proprio è diventato tutto nero. E questo non voleva dire che avremmo vinto, perché poi al limite saremmo andati ad oltranza. Sì. Però quello lì è stato uno dei momenti della mia vita, mi ricordo ancora, nel quale sono rimasto proprio male, cioè sono rimasto deluso, sono rimasto gelato. Cioè, come per dire, no, ma sì, cioè, esattamente. L'avevo presa. E poi in un L'avevo presa. momento, È un po' cruciale. Sì. La ricordo bene quella finale anche dall'altra parte. Infatti io se dovessi scegliere, anch'io mi unisco a questa parata. Tornando indietro mi unirei su questo. Non sapevo di questa, su questo. Avrei pensato più mi dicessi l'ultimo, magari il rigore di Shevchenko, che magari no, anche perché in quello, visto che quello di Nesta era il quarto, quello lì era il quinto, ero già brasato. Però vedi quanto cacchio conta poi la testa, no? In tanti... poi il rigore, cioè tu cosa pensi quando sei in porta e c'è il rigore davanti? Ti metti a guardare negli occhi l'avversario? No, guarda, negli ultimi 10 anni così è cambiato molto, perché con tutta questa tecnologia hai la possibilità, insomma, di studiare un po' l'avversario e tutto qua, e quindi un pochino delle idee te le fai, una strategia, ecco, di poterlo parare. Però fino al 2010 così si andava ad intuito, ecco, e tu non conoscevi praticamente quasi mai, ecco, chi veniva a calciare come poteva. Quindi non ci sono segreti o cose, cioè tecniche che un portiere può, insomma, permettere soggezioni. Ci sono quelli che si spostano, quelli che ballano. In quello ci credo. Credo che tu possa destabilizzare. Sicuramente l'attaccante, se quando viene a calciare incominci un po' a muoverti, a fare lo stupido, a fare cose alle quali lui non è abituato, e quindi che vanno a minare, insomma, la sua normalità, ecco. Però quello non mi è mai piaciuto farlo. Chiaro. Perché l'ho sempre, chiaramente per l'orgoglio che ho sempre voluto, tra virgolette, battermi alla pari, ecco, e quindi mettere in condizione l'avversario di fare il massimo e io di poter esprimere il massimo, e poi chi è più bravo vince. E quel che succede. E poi una cosa che secondo me è sempre un po' come dire, difficile poi da gestire per uno sportivo è quando finisce la partita, che tu abbia vinto, che tu abbia perso, arrivano tutti subito con le telecamere, le domande, le cose, e insomma credo per una personalità anche come la tua molto istintiva sia un momento difficile da gestire, ok? E mi sono sempre chiesto se c'è qualcosa di cui magari col senno di poi ti sei pentito di aver detto, o che avresti voluto dire in modo diverso. Ma guarda, quello che mi chiedono tutti sempre è dell'intervista che feci finita la partita con Real Madrid, no? Che proprio tracci mai. E ti dico che chiaramente ora sono passati un po' di anni, 6, 7, non mi ricordo, 5 quelli che sono, e col senno di poi dici la rifaresti quella cosa? È chiaro che adesso sono passati 5 anni, 6 anni, con la condizione di serenità con la quale vedi le cose adesso, dici no, magari qualcosina rivedrei, ecco. Però quando tu vai a fare le interviste non è che puoi posticipare, dici ci vediamo tra un mese. No, perché io credo che poi la gente quindi si dimentica che tu sei lì, cazzo, che hai vissuto una roba incredibile. Sì, lo stato emotivo inizialmente, cioè condiziona tanto, e inevitabilmente molte volte sei costretto per ovvie ragioni a morderti la lingua, e lì non ce l'ho fatta perché credimi, non è perché siamo usciti dalla Champions League, no,
perché secondo me lì avevamo fatto un'impresa calcistica memorabile, che nel calcio secondo me difficilmente si poteva ripetere, perché andare a recuperare Sì, uno sì. 0-3 casalingo a Madrid, cioè solo dei folli, ecco, potevano pensare questo. E la verità è che noi ci avevamo pensato, cioè non è che siamo andati a Madrid. No, che stava succedendo. Noi ci avevamo pensato e più che altro stava succedendo, bravo. Ecco. Ma infatti mi permetto proprio perché insomma mi sento anch'io dalla parte tua di che sul quel finale di partita, però sono curioso di sapere se quella famosa metafora Sì. dell'immondizia al posto del cuore l'avevi già utilizzata, perché comunque è cioè come ti viene, cioè nel senso se era una cosa che già tra amici veniva detta o se No, ma è venuta fuori lì per lì, non so neanche come. è stato comunque un colpo d'arte, Sì, perché sì, un colpo di genio del Gigi ragazzo, sì, quando non avevo freni inibitori, ecco, lì non e non avevo ti filtri. tieni. Sì. A proposito, insomma, vabbè, al di là di questo, che sicuramente sono momenti o cose che succedono strada facendo, il tuo rapporto però con il tifo, con i tifosi, con i social, con la stampa, cioè tu hai vissuto il calcio e la tua carriera è stata così lunga da vivere 3 ere diverse, secondo me, dentro, no? Sì. Dai media, dai giornali, ai social. Tu che rapporto hai? Quanto secondo te condizionano anche i ragazzi di oggi? Come la vivi tutta questa cosa? Ma pensa, io ho cominciato il calcio che c'erano i giornalisti a bordo campo negli allenamenti e spesso e volentieri prima di entrare magari nello spogliatoio o prima dell'allenamento o dopo per cambiarti o far la doccia, ti fermava, ti faceva 3-4 domande così amichevoli tipo bar e poi ci faceva il pezzo. Questo era il calcio di una volta, la professione di giornalista. Adesso è completamente cambiato, adesso devi chiedere veramente, fare domanda in marca da bollo al governo e avere la possibilità. E poi i giornalisti non vedono quasi mai gli allenamenti. Devo dire che questi social, questo nuovo modo di comunicare, per me è stato una fortuna il fatto che sia arrivato tardi, perché se l'avessi avuto io a disposizione quando ero ragazzo non so cosa sarebbe potuto succedere e quindi devo dire che mi sono salvato da quel punto di vista e sai, per i ragazzi non è facile poter gestire questo tipo di libertà, anche di espressione, di condivisione di pensieri. E quindi devono avere, secondo me, almeno inizialmente vicino delle persone che li aiutino. Adesso, per dire, io i social sì, ogni tanto li adopero, ho una società con la quale magari ogni tanto dico di scrivere certi messaggi o mandare certe foto così, però non sono uno curioso e questo mi ha sempre salvato una vita, curioso della stupidità, ecco, perché io sono uno curioso delle cose che mi interessano, a me non mi interessa cosa pensano gli altri di me, per cui io non ho mai letto un messaggio magari di quelli che chiamano haters. O di chi, ma non mi piace, a me piace avere un mio equilibrio, mi piace avere con un'autocritica giusta, sapere se delle cose le ho fatte bene, se le ho fatte male, se potevo farle meglio, ecco, però non sono uno che va a vedere cosa ha detto, cosa ha detto l'altro di me, no, proprio una cosa che non me ne frega niente. Quindi anche, non so, dopo una partita non andavi a vederti? Mai, no. Zero? No, non ho mai visto. Io potevo guardare un giornale sportivo quando sapevo di aver fatto una partita normale, cioè perché sia quando sapevo magari di poter essere sotto torchio e quindi aver fatto una partita negativa o positiva, non ho mai... Ti avrebbe condizionato? Sì, magari. avrebbe condizionato il mio equilibrio e ti Ok. ho detto, per il ruolo che facevo l'equilibrio mentale è la prima cosa. Credo proprio di sì, cavolo, diventa una roba fondamentale. E poi a proposito di equilibrio, cioè quando è il momento che uno sportivo come te, al di là del Parma, però già la scelta di chiudere con la Juve in qualche modo era un segnale, no? Forte. E tu hai avuto una carriera davvero lunga, al di là che il portiere magari ha una carriera un pochino più lunga rispetto agli altri, ma la tua è stata secondo me particolarmente lunga, soprattutto mantenendo un livello alto. Cos'è che ti fa dire a un certo punto? Perché per uno sportivo, l'ho imparato
conoscendo alcuni amici comuni, cioè quel momento lì in cui devi decidere che finisce è tosto, cazzo. Guarda, sì, diciamo che non avendo chiuso la carriera alla tenera età di 25-26 anni, ho avuto anche tempo per metabolizzare Sì. questa scelta, per cui negli ultimi 4-5 anni ogni anno per me sarebbe stato l'anno buono. Poi trovavo sempre delle motivazioni per il quale magari continuare, o mi davo degli obiettivi, e quindi sono andato avanti, più che altro perché mi sono divertito tanto. E dentro di me pensavo sarebbe perfetto riuscire a smettere di giocare, magari quando nelle ultime 2 o 3 partite di campionato magari ti fai un piccolo infortunio, ecco, che volesse, sì. ho detto quello sarebbe proprio la motivazione ideale e il momento giusto, e fatalità è capitato proprio così. Attenzione a quello che si desidera, Sì. perché potrebbe no, che poi non è succedere. stato neanche un infortunio grave, però Era sarebbe stato un infortunio che non mi sbatti, avrebbe portato via non altri sbatti, 3-4 non mesi sbatti. e non ce l'avevo E com'è voglia. stato andare cioè lasciare la Juve a un certo punto, che è stata la parentesi più, il pezzo di carriera più grande, poi decidere di andare al PSG? Ma guarda, lì è stata una cosa non difficile, però mi sembrava normale e abbastanza giusto, nel senso che sono stato il capitano per la Juve della Juve per tanti anni, e quindi conosco a menadito determinate dinamiche, e ti ho detto, essendo uno che ha tanto orgoglio, l'ultima cosa che voglio fare nella vita è magari far sì che la mia presenza non crei una fluidità, insomma, in un certo percorso, no? E quindi io con la Juve avevamo deciso che a fine anno avrei smesso, perché ci sarebbe stato il mondiale, alla quale poi chiaramente non abbiamo No, c'è stato questo partecipato, e dettaglio. tutto quanto, e quindi quello era... no. Poi è successo che non siamo andati al mondiale, e chiaramente io, insomma, continuavo però ugualmente a performare bene, al di là di tutto, e sinceramente mi dispiaceva, ecco, mi dispiaceva non chiudere con una competizione in un modo che io reputavo consono, ecco. E allora succede che mi incontro con la dirigenza, il presidente, così a gennaio. E io mi dico, allora Gigi, se vuoi rimanere un altro anno lo facciamo, il prossimo anno te magari giocherai la Champions League, diamo più spazio anche in campionato, anche a Szczęsny, così. E io ho detto sì, va bene, però ho visto il grande rispetto che loro hanno sempre avuto di me, così sentivo che probabilmente non era una cosa giusta, ecco, nel senso che lo dovevano fare per il tipo di rapporto che avevamo. E quindi io ho detto no, guardate, dai ragazzi, va bene così, non andiamo a creare magari una situazione, a forzarla, no? E poi verso aprile, sono passati altri mesi, ho continuato a giocare, bene o male a sentirmi bene, tutto. Arriva il mio procuratore a trovarmi e mi dice: Gigi, ma allora smetti davvero? Perché secondo me è veramente un peccato che tu smetta. E io lo guardo e dico: lo so, anche per me è un peccato, ho detto, però secondo me dai, va bene così, dai. Ho detto, poi prima di andare via dico, certo, se domani ti chiama il Barcellona, Real Madrid o il Paris Saint-Germain, dimmelo che però magari un pensiero ce lo facciamo. E da Fatalità. lì, nel giro di un mese, mi chiama e mi fa: Gigi, devo parlare. E io avevo già incominciato a organizzare la mia vita post calcio. E ho detto, cosa c'è? Fa: no, ti devo dire, ci dobbiamo vedere. E quando mi ha detto così avevo già capito, ho detto, sta a vedere che adesso sei una di queste squadre davvero, che Chiaro. poi a 40 anni, cioè uno non pensa mai di... E poi è andata così, devo dire, è stata un'esperienza bellissima. Infatti te ne ho sempre sentito parlare strabene. Sì, è stata un'esperienza eccezionale dal punto di vista umano. Secondo me mi sono sentito di nuovo una persona libera sotto certi aspetti, no? Perché vai a Parigi, insomma, ha un respiro internazionale, cioè vai al ristorante e puoi trovare DiCaprio che non se lo fila nessuno, cioè perché lì sono abituati a vedere Tizio, Caio, sempre, per cui è la normalità.
E quindi per me vivere di nuovo una realtà così, andare, non so, per le Champs-Élysées a piedi, Tranquillo. le Tuileries, fare le passeggiate, Place des Vosges, i weekend, magari a domenica me ne andavo da solo, cioè mi sono riappropriato di una dimensione che per me è stata spettacolare. Mi sentivo e mi sono sentito a livello esistenziale bene, proprio un cittadino del mondo. E devo dire poi mi hanno voluto bene tutti a Parigi ed è stato veramente un'esperienza che mi ha dato tanto. E i tuoi compagni lì com'era? Cioè com'è? Tu che l'hai vissuta da dentro, com'è Beh, mi sono divertito perché ho visto, secondo me, una qualità di giocatori impensabile, tutti insieme in una volta, perché io vengo via dalla Juve, il mondo mio era stato la Juve, ecco, per cui il mio parametro era la Juve e pensavo che fossimo dei campioni del mondo, ecco, praticamente. Poi sono andato lì e ho visto dei giocatori che ho detto, mamma mia, se sti qua li prendiamo e li trasferiamo, ho detto, a Torino vinciamo 4 Champions League di fila, ho detto, proprio senza neanche, perché poi insomma come in tutte le cose ci sono i pro e i contro, Certo. no? Nei posti dove vai, nelle situazioni che vivi. E io veramente vedere la qualità di quei giocatori, non so, Neymar, Mbappé, Verratti, Marquinhos, Thiago Silva, cioè un qualcosa di clamoroso, ecco. E il dispiacere è che ogni volta ero lì e dicevo, ma come cavolo è che qua non si riesca a vincere la Champions League? Ho detto, perché era impossibile. E poi invece vivendolo tutto l'anno capisci il perché. Ci sono magari. delle dinamiche, Ci sono no? delle Cioè dinamiche quando di hai capire- così tanti giocatori forse sì. di un certo tipo Diventa complicato. uno ecco. spogliatoio Sì. si Però può quell'anno complicare lì, un po'. devo dire, anche a livello di spogliatoio Sì. abbiamo creato un bel clima. Un bel Devo gruppo. dire, sì. E a proposito di spogliatoio di grandi giocatori eccetera, i portieri dopo Buffon, tu chi In hai Italia? visto in Italia o in generale? Beh, in Italia, insomma, Gigio penso che sia l'esponente più Qual è il rapporto rappresentativo. tra di voi? Bello, sì, ma è sempre stato bello, anche prima, quando giocavo, quando ci incontravamo. È un ragazzo che mi piace tanto e sta facendo una carriera straordinaria, devo dire, veramente fuori dal comune e da una logica normale di professionista. E adesso devo dire che il serbatoio dei portieri italiani, insomma, è bello pieno, è gravido, perché c'è Vicario, c'è Provedel che è salito alla ribalta, c'è Meret, c'è Falcone, c'è Di Gregorio, c'è Turati, c'è Carnesecchi, insomma ci sono tanti portieri veramente di un livello altissimo, ecco. Un problema in porta non ce l'avremo. Beh, per buono. i prossimi 10 E il anni. tuo Buffon chi è stato? Zoff? Beh, certo, per me Dino Zoff è un'icona mondiale e sicuramente tutta la sua storia, compreso il mondiale vinto a 40 anni, è qualcosa di clamoroso, ecco, che lo lascerà nel goto del Ti è calcio per capitato sempre. che personaggi come lui venissero appunto all'inizio, a un certo punto? Perché mi chiedo sempre, no, quando sei un personaggio così grande arriva quello che inizia a essere il nuovo Zoff, il nuovo Buffon, Sì. eccetera. Come la vivi da quel punto di vista? Ma guarda, io l'ho sempre vissuta bene per un discorso, perché per la sfacciataggine che avevo, l'irriverenza che avevo, vado in Russia, che poi è il giorno prima del mio esordio in nazionale, e c'è una giornalista che viene nell'albergo e mi dice, possiamo fare l'intervista, perché una volta era così. Allora io facciamo l'intervista. Allora stiamo lì a parlare così e a un certo punto mi guarda, sai, era giovane, anche carina, non me la ricordo perché era una bella ragazza. Mi guarda e mi dice, col fare un po' saccente, allora mi dicono che tu dopo Yashin potrai essere... hai la possibilità di essere il portiere più forte della storia, insomma, dopo Yashin. Che io la guardo e ho detto, guarda, io ho 19 anni, so che potrò fare bene, ma sinceramente non so dirti se potrò fare così bene e se sarò inferiore a Yashin, ho detto, perché ho 19 anni, non è che tu già adesso mi puoi mettere dei paletti o dei limiti, io potrò essere anche superiore a Yashin, no?
E sta qua chiaramente mi guardò con due occhi così, perché in Russia Non si toccare aspettava Yashin, neanche sì, una trovare risposta. uno di 19 anni che ti dice così, però alla fine Blastata. era quello che pensavo e quello che penso e che dico sempre a tutti: non fatti porre dei limiti dagli altri, gli altri lasciali parlare, tu devi essere consapevole e devi essere sereno di quello che fai, cioè non avere rimpianti. Poi se sarai stato superiore, inferiore, non me frega un cazzo. Io ho fatto la mia carriera, sono felice di quello che ho fatto, sono soddisfatto. Potevo fare di più? Sì, potevo fare anche molto peggio. Ecco, stop. Poi quando fanno i paragoni, è stato più bravo Pelé, è stato più bravo Messi, è stato più bravo Maradona, cioè sono ridicoli, sono stati dei grandissimi campioni. Stop. Basta, è più una cosa del pubblico Sì, che sì, cioè no, perché voi tra di voi non ve le ponete mai. No, secondo me purtroppo Qualcuno negli ultimi sì. anni qualcuno si è anche posto queste cose e io lo Chiaro. trovo veramente da mediocri. Sì, Ecco, sì. incominciare a dire no, sono stato più bravo io, no, lo trovo veramente una cosa che Beh, non cavolo, mi tocca. sì, poi anche adesso i vari premi individuali sono una cosa di cui si dibatte, eccetera. Cioè tu sei quasi, insomma, Sì, il portiere che stava per vincere il pallone d'oro, c'era una roba... Sì, beh, sarebbe stata stato... una grande cosa, ma alla fine, come dico sempre, l'ha vinto uno che l'ha Esatto, meritato tanto, chiaro. e quindi non c'è È niente rimasto da in dire. qualche Ma modo a noi. E per chiudere, prima di chiudere, una cosa, so che è un tema delicato, però secondo Sì. me è anche carino perché mi è sembrato che in qualche modo, come spesso accade oggi, esce una notizia di qualsiasi genere, poi a nessuno poi interessa come vanno le cose davvero. Siccome è un tema che è ritornato attuale, no? Sì. Quello delle scommesse, Ah, nel calcio, sì, eccetera. sì. Ti ha fatto soffrire il fatto che in qualche modo, cioè, ci fu uno scandalo, una cosa, si fanno dei nomi, però poi dopo magari da quella situazione se ne esce in modo giusto, corretto, e in qualche modo però... Guarda, ti dico la verità, seppur non l'abbia fatto vedere, quello è stato uno dei momenti nei quali mi sono sentito più offeso nella mia vita e nel mio orgoglio. Devo essere sincero, chiaramente non l'ho fatto vedere perché sono orgoglioso e perché non mi sono neanche speso, poi tra virgolette in polemica o quant'altro, perché dovevo sempre cominciare poi delle competizioni importanti. E qua torniamo al discorso che ti ho fatto prima: l'equilibrio mentale È fondamentale. determinato, e quindi non potevo ingaggiare, insomma, dei duelli anche dialettici e quant'altro, perché avrebbe condizionato esattamente, tutto il le mie resto. energie volevo solo Questo è molto focalizzarle intelligente. su quello. Però dal punto di vista personale è stato veramente offensivo, è stato un qualcosa secondo me di clamoroso, soprattutto per chi mi conosce. E ora è accaduto di questi ragazzi, Sì. però come al solito sono usciti 100 nomi e alla fine obiettivamente squalificati ne sono stati 2, ecco, e tutti gli altri però se li ricordano tutti, ma nessuno ha chiesto scusa o quant'altro. E invece una cosa che si può dire è che prima la premessa che c'è da fare è questa: che in Italia tutti immediatamente diventano bacchettoni, no? Quando si parla di scommesse, cose varie, no? Quando invece poi ti accorgi che intorno a te è una società che per il 90-95% tutti o prendono i grattavinci, Sì. o si vanno, non so, a fare la schedina o non so che cosa, Super Enalotto, che le dinamiche sono sempre uguali, no? E io non le condanno quelle dinamiche, perché secondo me il gioco è una parte importante della vita. Cioè, nella vita è bellissimo fare le cose seriamente, è bellissimo il sudore, è bellissimo la sofferenza, però c'è anche il piacere nella vita. E quindi io non trovo niente di male se uno ogni tanto si prende il gratta e vinci per sognare di diventare, non so, il nuovo re Certo, dell'Oman, sì, ecco, sì. capito? È una cosa normalissima, cioè le dinamiche sono uguali. Quando giochi a tombola, per dire... Sì, chiaro, il meccanismo che tu dici è lo stesso. La vera differenza, quando parlavano a un certo punto di ludopatia, cose varie, ho detto, ma sti qua, ma di cosa stanno parlando? Cioè, nel senso, non è che se uno spende tot è ludopatico, e se spende un centesimo in meno perché magari non ha Non la lo possibilità, può non lo è. Cioè, la ludopatia dipende, secondo me, da quanto tempo tu quanto tempo dedichi a certe cose, perché se uno in un giorno dedica
7-8 ore delle proprie energie, dei propri pensieri a questo, allora è chiaro che c'è un problema. Ma se uno dedica un'ora ogni 15 giorni a questo, seppur possa spendere 3 volte, magari è proprio una cosa che non sta in piedi né in cielo né in terra. E ho sentito veramente approcciare tanti ben pensanti, tanti giornalisti così a sto discorso di ludopatia. Ho detto, ma sti qua non hanno capito un cazzo. Sì, il discorso, esatto, questo è quello un po' più generale, perché poi quando un argomento diventa mainstream tutti dicono la propria opinione, magari senza conoscerlo. Chiaro è, la cosa differente del caso in questione è quando lo fai sul calcio e tu sei un calciatore. Quella è la roba che fa... È esattamente quello. Cioè, è chiaro che poi ci sono delle regole. Cioè, partiamo dall'assunto. È legale? È legale, no? Perché mi sembra che ovunque troviamo pubblicità, cose, per cui è legale. Poi è chiaro che ci sono delle regole, se tu calciatore lo fai nel calcio è giusto che poi tu venga punito. Ma se fai altre cose, cioè sei nella legalità, è inutile che venga... No, vabbè, no, ci tenevo perché secondo me era una cosa che... Ma guarda, ma è una cosa della quale parlo spesso e volentieri, ma anche con i miei amici così, e veramente mi fa sorridere, ecco, perché si vogliono affrontare con una certa serietà determinati argomenti senza poi sapere di cosa realmente si parla e quali sono le dinamiche. Chiaro. Adesso invece per quanto riguarda il futuro, quindi la nazionale, hai questo ruolo? Futuro, la nazionale sicuramente ho il contratto fino all'europeo, e quindi faremo questo europeo e sperando di vivere delle belle emozioni, al di là delle vittorie o no. Sono molto felice perché il presidente Gravina e tutto lo staff abbia pensato a me in questo ruolo che era di Gianluca Vialli e prima ancora del grande rombo di tuono Gigi Riva. Abbiamo un CT straordinario che secondo me è veramente un valore aggiunto. E quindi insomma le premesse sono buone. Torneremo in Germania dove insomma c'è un po' di sapore. C'è un po' di sapore. Tu l'allenatore non ci hai mai pensato? Non ci ho mai pensato perché quando ho visto tanti miei ex compagni diventare allenatori ho detto, spesso e volentieri ma chi gliel'ha fatto fare? Bruciati nella testa. E quindi ho detto, hai delle esperienze, ho voluto allungare la mia carriera per questo, per evitare di prendere in considerazione il fatto di fare l'allenatore. Beh, deve essere una roba veramente quando è venuto Bobo qui mi ha raccontato che secondo lui l'allenatore è un mestiere a perdere. No, è totalizzante, credimi. Però non fai altro, non vivi altro, e quando tu vai anche a cena con degli allenatori così, parlano solo di calcio, non ne esci più. Non ne esci più, è un dedalo senza uscita. E noi non avremmo potuto scoprire questa tua passione per la finanza e tutte queste tue conoscenze, ad esempio, se avessi fatto allenatore. No, ma poi ho veramente tante partecipazioni, magari anche in società e tutto quanto, per cui ho un sacco di interessi, anche il discorso di fare ora il master da manager d'azienda. Beh, figo questo, perché non si sa mai nella vita, si potrebbe diventare anche amministratore delegati di Apple, l'obiettivo deve essere quello. Never say never. Può succedere qualsiasi cosa. Sono anche, tra le altre, socio ora, ho incominciato questa attività con un broker che si chiama Optima, e sono entrato in società con questi ragazzi con i quali collaboravo già prima, perché loro avevano prima una piattaforma che però lavorava soprattutto in Asia, e adesso sono arrivati in Europa, e quindi ho detto io ve lo faccio testimonial, però voglio far parte della società, e quindi sono entrato anche con loro. Scusami, loro che si trovano Gigi Buffon al loro tavolo, cioè come beh, si divertono, credo che faccia un po' un certo effetto. Sono persone talmente capaci certo. Però secondo me è bello confrontarsi con gli altri. E poi io mi sono sempre dato una regola nella vita: circondati, se puoi, sempre dei migliori. Perché io voglio circondarmi dei migliori perché voglio migliorare e voglio diventare un professionista, una persona migliore, ecco. Non voglio sentirmi il più forte fra i nani, no. Io voglio sentirmi forte in mezzo ai grandi, ecco. E a proposito di cose invece vinte, tu c'hai una stanza dei cimeli, non lo so, hai un qualcosa? No, ho l'albergo. Nell'albergo devo dire c'è una bella stanza fatta molto bene con i premi più prestigiosi, alcuni,
e con le maglie più importanti, ecco, quello sì. Hai fatto un tuo museo, un sì, piccolo fatto bene, museo ecco, sì, nell'albergo di famiglia, ecco, diciamo così. Vabbè, io ti ringrazio un casino per questa chiacchierata. I tuoi ragazzi adesso sono grandi, i tuoi figli? Ci abbiamo 16, 14 e 8, quello di 16 quest'anno è andato finalmente, sono felicissimo, via di casa a Pisa a giocare, e quindi farà questa avventura, sta cominciando, insomma è già a metà anno, ed è felicissimo perché alla fine gli dà indipendenza. Già il fatto che lo vedo prendere i treni, sbattersi, andare a vedere, per me è una soddisfazione unica, perché alla fine i nostri figli fanno una vita, secondo me, talmente in alcune volte agiata che qualcosina gli manca, in quanto a fame, in quanto a sapersela cavare. E quindi appena c'è stata questa opportunità, abbiamo parlato anche con la mamma, così abbiamo detto secondo me se va è meglio, così incomincia un attimino a capire Figo. com'è anche la strada, che è fondamentale per poter crescere. E poi gli altri due, uno si è operato ora ai piedi, abbiamo fatto la convergenza, visto che gioca a calcio ho detto dopo la convergenza ho detto Vedrai chissà che... cosa diventi, e l'altro gioca a basket qua sì, nell'Urania, quello più piccolo, e quindi siamo una polisportiva, una nipote. Beh, tu di famiglia sono sempre tutti sportivi, cioè lo sport Guarda, è nella ci vostra ripensavo. famiglia. Allora, io ho avuto un parente che si chiamava Moisè, è stato il capitano della nazionale di pallavolo maschile. Ok. Poi ci sono stati i miei due genitori, hanno fatto atletica, le mie sorelle hanno fatto pallavolo, anche loro nazionale, Serie A e tutto quanto. Mio zio ha giocato a basket a Cantù e a Milano. Ci sono io, ora abbiamo una nipote che ha già vinto l'Europeo Under 17 di pallavolo, e quindi è qui a Milano col Club Italia o non so che cosa, e quindi devo dire che siamo una famiglia votata allo sport. Direi anche con ottimi risultati, mi Anche verrebbe con da buoni aggiungere. risultati, Gigi, sì. grazie davvero, non sai quanto Grazie a voi. piacere mi abbia fatto fare questa chiacchierata, spero anche a te, è stato un onore immenso e anche un sogno che si realizza. Quindi Grazie mille a voi. davvero. Gigi Ciao, Buffon è passato dal basement.